Hai mai provato il medium della Montmartre per le tue colate acriliche? Oggi lo proviamo insieme. Ciao a tutti, sono Veronica, bentornati o benvenuti sul mio canale. Nel video di oggi proveremo insieme ad utilizzare questo medium per l'acrylic pouring. Ci sono delle considerazioni iniziali che vorrei fare. Questo è un medium che la Montmartre ha studiato e ha preparato appositamente per le tecniche di acrylic pouring, quindi si presuppone che abbia tutte le caratteristiche necessarie che ci servono per preparare i nostri colori, quindi fornire una buona scorrevolezza, legare i pigmenti e creare una giusta consistenza secondo la tecnica che abbiamo scelto. Così a occhio io vedo che come consistenza è veramente molto fluido, assomiglia diciamo quasi a un medium della Liquitex, ma se noi andiamo a fare una cosa che non si fa, ossia lo andiamo ad annusare, vediamo subito che il prodotto è completamente diverso, l'odore è completamente diverso. Quindi sicuramente lavoreranno in modo diverso. Quindi se un medium della Liquitex lo possiamo utilizzare per qualsiasi tecnica, questo non lo so. Io nel video di oggi vi faccio vedere come preparare i colori con questo medium e poi andremo a fare una colata. Penso che sarà una split cap. Non voglio aggiungerci silicone, non voglio creare celle, voglio vedere come questo medium lavora. Ho già preparato un colore per dare una prima occhiata e diciamo che se abbiamo bisogno di consistenze molto dense, questo medium secondo me non è il più adatto. Andiamo a preparare un colore e vediamo che cosa emerge. Allora, andrò ad utilizzare sempre gli acrilici della stessa linea, quindi i Montmartre. Quindi prima cosa ci vado a mettere l'acrilico, quindi mettiamoci un po' di acrilico, quello che pensiamo che ci basti. Ok, e ora andiamo ad aggiungerci il medium della Montmartre. Allora, io sono stata sul sito a leggere le indicazioni che qua sulla confezione non ci sono. Diciamo che sono abbastanza vaghe, naturalmente, perché comunque sappiamo che ogni preparazione viene fatta in base a quello che poi ci serve. Dicono di utilizzare anche la dose 1:2, quindi una parte di colore e 2 parti di questo medium. Sinceramente io eviterei, io andrei con una dose 1:1, anche se è molto fluido. Preparando il colore prima ho visto che sì, perché faccia il suo ha bisogno di essere usato in una quantità maggiore rispetto ad altri medium di questa consistenza, quindi già questo è un punto secondo me a sfavore. Comunque andiamo ad aggiungere circa la stessa quantità, quindi 1:1, mescolando vediamo che il nostro colore non è che diventa molto fluido, ok? Cioè rimane comunque, diciamo, non cambia molto. Però quando noi andiamo ad aggiungerci l'acqua per appunto fluidificarlo, cosa succede? Oltre a fluidificarsi molto subito, cioè noi vediamo che rispetto ad un medium come potrebbe essere ad esempio una colla o un Floetrol, che comunque di base hanno una consistenza molto densa e tengono appunto anche questa consistenza, con questo medium qua non
non so, mi dà come l'impressione di non usarlo. Allora, ok, adesso siamo arrivati ad una consistenza, aggiungendo insomma l'acqua, che comunque non ha proprio una caratteristica simile a quella che di solito si ottiene aggiungendo uno dei medium, diciamo i medium che uso io di solito uso Amsterdam, Liquitex tantissimo, e poi come alternative il Floetrol e il Fizz Up, che come sappiamo non sono dei veri e propri medium, ma comunque hanno la consistenza che ci serve. Invece questo qui a un certo punto inizia a gocciolare, vedete? Non ha un filo continuo. Questo è un po' strano, ecco, però diciamo che bisogna vedere poi come lavora con i colori. Io non vado a fluidificarlo più di così perché sarebbe troppo, a me serve che comunque abbia una consistenza medio fluida, quindi se andiamo a guardare vediamo che il colore lascia una scia ma scompare quasi subito. Ok, mi serve molto fluido perché vado ad utilizzare una split cap per questa prova. Ok, preparo anche gli altri colori e poi andiamo ad eseguire la nostra colata e vediamo come i colori preparati con questo medium si comportano fra loro e soprattutto vediamo come si asciugano. Allora, i nostri colori sono pronti, quindi tutti i colori della marca Montmartre, il medium che andiamo a testare è sempre Montmartre. Preparerò la split cap, faremo una straight pour con il tavolo girevole. Se siete interessati ad acquistare gli stessi strumenti che utilizzo io, potete andare nella descrizione sotto a questo video e troverete tutti i link dei prodotti, sia degli acrilici, sia del medium, della split cap, del tavolo girevole, di tutto quanto. Allora metterei il bianco qua, nel primo scomparto, l'arancio, il giallo in mezzo, turchese e infine il blu. Partiamo dal centro . Infatti, come vedete, non tiene assolutamente la consistenza, non tiene, cioè si sta mescolando tutto. Facciamo un'altra prova magari. Allora, se invece facciamo gli anelli, tiene. Allora andiamo con gli anelli.
Ho cambiato idea in corsa. Andiamo a scoppiare le bollicine d'aria. Allora ci metto un po' di flow extender. Diciamo che è interessante, ok, la sfumatura che si è creata, però non è quello che io mi aspettavo. Usando una consistenza così, anche se molto fluida, diciamo che dovrebbe tenere un po' meglio. Invece qua è tutto molto sfumato. Naturalmente, se qualcuno di voi usa regolarmente questo medium e ha delle considerazioni diverse da fare, può scrivermelo nei commenti e volentieri mi piacerebbe sapere qual è invece la vostra esperienza. Torno a dare le bollicine d'aria. Allora, io pensavo di fargli fare un giro col tavolo girevole, ma quasi quasi non lo uso. Facciamo una cosa classica. Ok, il colore è molto molto fluido. Vi faccio vedere due dettagli da vicino e poi attenderemo il risultato finale asciutto per tirare le somme, almeno riguardo ad una colata di questo tipo. Eccoci con il risultato asciutto. Allora, il colore si è asciugato molto bene e non abbiamo diciamo delle cose rilevanti da dire. Si è asciugato anche in poco tempo, devo dire, in un paio di giorni. Non opacizza il colore, come ad esempio potrebbe fare un Floetrol. Il Floetrol sappiamo che rende i nostri colori opachi, mentre questo medium mantiene il finish originale. Non li scurisce, non li ingiallisce, non cambia nulla e quindi direi che sì, non asciuga male, almeno per questa tecnica qua. Ok, quindi ring pour, straight pour, tecniche senza silicone. Nel prossimo video vediamo come invece lavora quando andiamo ad utilizzare il silicone, quindi userò i colori avanzati di questa colata qua e faremo una flip cap. Quindi se non siete iscritti al canale, iscrivetevi ora, accendete le notifiche così non vi perderete il prossimo video. Vi ringrazio per essere stati qui, spero che questo video vi sia stato utile. Se volete darmi un po' di supporto lasciatemi un like, a voi non costa nulla ma per me vuol dire veramente tanto. Vi ringrazio e vi aspetto, come detto, nel prossimo video.